E benvenuti anche agli amici dell'Aquario. Anche per voi andiamo a vedere quali saranno le energie disponibili per il mese di maggio 2023. Come dico sempre ragazzi, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al corso di tarocchi di livello intermedio che inizierà a maggio 2023. Trovate il link al video che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione degli abbonamenti e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, 8 di bastoni, 10 di pentacoli, imperatore e regina di spade. 8 di bastoni, notizie in arrivo o perché no, persone in arrivo. Devo dire che quando c'è un 8 di bastoni si parla o di una comunicazione che vi sta arrivando o di qualche notizia o appunto di qualche persona che sta entrando nella vostra energia. E vi dico così perché poi c'è un 10 di pentacoli, che è una carta che parla di unione stabile, di unione, anche di contratti parla alle volte, parla di famiglia allargata, parla di abbondanza, parla di serenità. E poi arriviamo a fine maggio che abbiamo questo imperatore al contrario. Quindi è come se o ci potrebbe essere un cambio di regole, come un rivisitare certe strutture. mm? Andiamo a vedere carta per carta, perché qui ho come la sensazione che sì, potrebbe esserci l'incontro con qualcuno. Non so se è un re-incontro, ma andiamo a vedere. 8 di bastoni. Ragazzi, cavalieri di coppe. E luna, sì, può essere un ritorno. Può essere un ritorno. Vi dico, o vi chiamano, o vi arriva un messaggio, o per qualcuno potrebbe anche essere la vostra comunicazione nei confronti di qualcuno, cioè essere voi a fare il primo passo nella prima parte di maggio. Vi dico questo perché avete comunque la luna, è come se ci fossero delle proiezioni. Quindi o è l'altra persona che sta proiettando su di voi, o siete voi che state proiettando sull'altra persona. È anche vero che quando c'è la carta della luna si parla sempre di anche di paure, di nostalgie, di sentimenti un po' repressi che tornano a galla. Un po' di smottamento emotivo, insomma, nella prima parte di maggio. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Interessante, 5 di denari e 6 di denari. Ho come l'idea che raggiungerete un certo tipo di equilibrio. Il 5 di pentacoli tecnicamente è una carta di delusione e di perdita, però avendo poi questo 6 di pentacoli, ho un po' la sensazione che vi rendiate conto che non tutto è perso, non tutto è perduto. E comunque con i 6 di pentacoli si è in una fase di equilibrio, di abbondanza, di generosità. Datemi una carta in più per il 5 di pentacoli. 4 di spade. C'è ancora qualcosa da elaborare, ragazzi. Perché 4 di spade è una carta che parla di guarigione, di qualcuno che ha bisogno di prendersi un tempo. Da un lato vedo quest'unione, potrebbero anche esserci dei, come vi posso dire, degli incontri familiari per, non lo so, per esempio una comunione, un battesimo, una cresima, come riunioni familiari, dove però ci sono degli equilibri da mettere a posto. Se non è solo vostra, e non credo che sia la vostra famiglia di origine,
È come se fosse non lo so, vi faccio un esempio, se fate volontariato si fa la festa, una festa tutti insieme i volontari, ecco, una cosa di questo genere, è qualche cosa che riguarda le tradizioni. Andiamo a vedere l'imperatore al contrario, morte e regina di spade. E regina di spade ce l'avevate già qui, C'è qualche cosa con delle flessibilità, con delle, scusate, rigidità che dovete cambiare, perché quando c'è l'imperatore girato al contrario si parla sempre di rompere certi schemi, ok? Ed è anche un po' quello che vi dicono tutte e due queste carte. Quindi, se per caso con questo 5 di pentacoli ci fosse qualche situazione di deficit fisico, concreto, pratico, qualche tipo di carenza magari economica piuttosto che una carenza emotiva anche potrebbe essere, ehm, o una sorta di dipendenza da qualcuno per ragioni magari economiche, qui c'è da tagliare un po' i ponti, ok? Io credo che queste due carte vi vogliano far capire che una volta che guarite quello che è la tendenza alla codipendenza, le cose torneranno in equilibrio con questa persona. E il 10 di pentacoli parla appunto di serenità. Ripeto, la persona può essere nuova, nel senso che è qualcuno che magari conoscete. Potrebbe essere in un centro sportivo, mi dicono, quindi ognuno poi lo prenda come, insomma, com'è la propria realtà, però potrebbe essere appunto una persona nuova, una persona che non si vede da tempo anche, magari un ex. Vi dico un ex perché il 5 di denari è una carta di delusione, quindi potrebbe essere che qualche cosa tra la luna e il 5 di denari vi risollevi un po' dentro, no? Però comunque il punto è che vi risolleva tutto questo turbinio emotivo perché probabilmente non avete ancora guarito del tutto. Però guardate, c'è la possibilità di fare le cose in un certo modo con questa persona, di fare le cose in equilibrio. Tutto sta a tagliare gli schemi mentali, fondamentalmente. Andiamo a vedere la regina di spade. Abbiamo un 4 di pentacoli, un 7 di bastoni e un 10 di bastoni. Di nuovo ragazzi, c'è qualcosa da lasciare indietro. Probabilmente vi state attaccando a qualche regola, a qualche questione che magari non è detto che debba essere, ipotesi, state conoscendo una persona, non è che la regola deve essere con questa persona, magari è una vostra regola del tipo, non so, vi faccio un esempio, se mi scrive il giorno dopo che ci siamo visti, allora vuol dire che gli interessa, se no no. Ecco, questi sono schemi comportamentali che lasciano un po' il tempo che trovano, perché poi uno fa come può e come si sente. Tutte queste cose un po' macchinate, un po' calcolate, diciamo che in realtà non sono mai troppo sane, no? Quindi probabilmente c'è qualche attitudine qui da lasciare indietro, o qualche modo di pensare, o qualche idea. Quello che sì vi consigliano le carte, appunto, è di essere più flessibili, sia a livello fisico, pratico, se magari vi chiedono di spostare gli appuntamenti o cose di questo genere, sia a livello mentale, per far sì che questa relazione veramente possa diventare come questo 6 di pentacoli. 6 di pentacoli potrebbe anche essere la vostra energia che voi calibrate a chi e quanto dare. Carta numero 11. Ok, ragazze, qua guardate, ha la stessa energia della morte perché parla di un saluto finale, di un ciao ciao, di rilasciare, quindi è un po' quel taglio di cui vi parlavo prima. C'è bisogno, insomma, di tagliare qualcosa nel modo di pensare. Abbiamo poi una carta numero 9 che parla di nuovo di rilasciare, di protezione. Io credo che ci sia proprio qualcosa che vi attanaglia a livello mentale di questa persona o storia. Sono le paure di cui parliamo qui con la luna. Però il punto è veramente creare solo, cioè imparate a difendervi fondamentalmente, imparate a mettere le barriere, imparate a dire no, questa cosa qui non mi va bene. Se ti comporti così
mi fai male, ci resto male, quindi non lo fare. Cose di questo genere. Carta numero 9. E poi abbiamo la carta numero 7. Questa è una carta che parla di, diciamo, fare medicina con il cibo, ok? Quindi parla di rigenerarsi, di assumere piante medicinali, potrebbero anche essere infusi, ipotesi per detossificare. Insomma, avete bisogno di prendervi cura di voi, avete bisogno di purificare la vostra essenza intesa come sangue, come liquidi corporei. Adesso per chi si sa di medicina tradizionale cinese sarebbe il Qi, il Jing, ci sono i 5 fluidi, insomma. Va bene, non entro nel dettaglio. Amici dell'Aquario, spero che la lettura vi sia stata utile. E fatemelo sapere con un like, con un commento, con un'iscrizione. Ogni tipo di supporto al canale è molto importante per me e di fatto io voglio ringraziare tutte le persone che lo fanno. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!